Nuovo appuntamento con Facciamo finta che ne vogliamo parlare insieme a voi. Era inevitabile, molti di voi mi hanno chiesto anche l'argomento dei migliori in assoluto, lo dico proprio io. Massimo Barbetta, benvenuto con noi, lo andiamo a salutare. Grazie per l'invito e sono molto contento di poter partecipare a quattro chiacchiere sull'antico Egitto. Molto bene, fra l'altro la puntata di oggi si sposa bene con quella che abbiamo fatto insieme a Biglino e dopo vi spiegheremo anche il perché, ma sull'argomento antico Egitto intanto andiamo due parole di presentazione su di te, perché io ho visto un sacco di tue conferenze, ho visto anche i tuoi libri, ma voglio che lo spieghiamo anche in due parole agli amici a casa. Sì, dunque io faccio come professione il medico oculista, lavoro nella ASL della città dove vivo e diciamo è iniziata quasi per scherzo una quindicina d'anni fa quando ho cominciato diciamo, interessarmi su queste cose. Sono entrato in libreria e ho chiesto che cosa c'era di novità e il primo libro che mi è capitato sotto mano è stato Il custode della Genesi di Roberto Baldi. E da lì è iniziata una passione che non è più finita, perché ho cominciato a interessarmi all'argomento, ho visto tutto quello che c'era di bibliografia in quel libro e mi sono documentato tutto quello che era uscito, allargando sempre di più, sempre di più. A quel punto poi è diventato inevitabile avere anche qualche informazione sulla lingua geroglifica, perché quando si parla dell'antico Egitto ci sono tantissime persone più o meno in buona fede che parlano e che diciamo riferiscono delle cose che però non sono aderenti a quello che è della lingua geroglifica, prendendo dizionari, grammatiche, cercando di vedere quello che dicevano gli antichi testi. Una collaborazione che parla di, diciamo, di cose inerenti, aspetti astronomici o celesti degli Elohim in generale e dell'ambito ebraico, sinergizzati, armonizzati con quelle che erano le conoscenze egizie. Bene, e anche quest'oggi facciamo finta che, quindi partiamo da una teoria, partiamo in questo caso da un film che è stato veramente un po' un punto di partenza per molte persone, la passione sull'antico Egitto magari è partita anche da questo film. Il film in questo caso è Stargate, al quale tu hai dedicato anche un libro, e incominciamo a vedere qualche immagine, e parliamo anche dell'importanza di questo film, ma proprio a livello proprio concettuale, nel senso che i registi, gli sceneggiatori, i produttori, a chi si sono rivolti per acquisire le conoscenze in questo film? Esatto, forse non tutti sanno, mi verrebbe da dire una battuta un po' tipica, un po' scontata, che diciamo, l'equipe organizzativa del film ha soldato un egittologo che si chiama anche, esatto, Stuart Tyson Smith, come possiamo vedere nella foto, che è un egittologo della Santa Barbara University della California, che ha fornito il supporto per la maggior parte degli effetti speciali e delle iscrizioni, perché per esempio voi nelle primissime immagini che avete fatto vedere molto opportunamente avete fatto vedere sulla lavagna che Daniel Jackson, il professore con i capelli a caschetto, esatto, bravi, con i capelli a caschetto, un po' saputello, diciamo, un po' con una certa tendenza a voler sapere le cose molto più degli altri, corregge questa frase, esatto. In realtà anche lui non dice determinate cose ed è un po' strano, perché le informazioni che ci sono in quella frase, che era presente a spicchi sopra il coperchio dello Stargate, dà una quantità di informazioni, se letta nella giusta misura, incredibili. Praticamente c'è mezza trama del film in quella frase. E guarda caso, non più tardi di ieri, anticipando un po' questa possibile conversazione, questa domanda che mi stai facendo, ho riguardato se su internet, in fonti quasi tutte inglesi, logicamente, perché credo che io sia uno dei pochi italiani che sia appassionato alla traduzione di quella frase, e continua a ripetere con piccolissime variazioni una traduzione che non rispecchia la realtà, perché la realtà ci sono diciamo, dei gruppi di frasi, di parole che non vengono tradotte, e in realtà sono importantissime, perché dentro in questa frase c'è una completezza di informazioni non solo molto maggiore di quella che viene detta, ma che è un rispecchiamento di quelle che sono le antiche conoscenze degli egizi, perché li troviamo non proprio in questa forma, ma molto simile nei testi delle piramidi, nei testi dei sarcofagi, nel libro dei morti e soprattutto nel libro dell'Ampuato. In questo caso la parola è
porta che viene sostituita probabilmente quindi con gate, che è il cancello, un portale. Ecco, è questo il fulcro. Questa è una delle tante cose, perché noi sappiamo per esempio che un concetto di porta, in realtà in italiano esiste anche il tema portale, cioè una porta che non ha un uscio, è una soglia. Gli inglesi invece, d'altro canto anche gli ebrei e d'altro canto gli stessi egizi, sono molto più precisi, perché identificano una porta solida, potremmo dire, ecco infatti, una porta munita di uscio con una maniglia vera e propria, questo è door, con invece una soglia, un varco, in questo caso manco a farla apposta, è proprio un varco dimensionale ed è un gate. Questa parola ha diciamo, un analogo nell'ambito ebraico, che anche loro differenziano una porta solida da portale, e c'è anche nell'ambito egizio. Questa è una delle cose giuste che dice Daniel Jackson nel film, che traduce door to heaven, che era stata fatta cioè porta verso il paradiso, quindi in un aspetto un po' spirituale, un po' misticheggiante, molto poco concreto, con uno Stargate, cioè una porta, un accesso, un varco verso le stelle, cosa che infatti è esattamente uno Stargate, un accesso verso le stelle. Ma quello che viene detto prima, in realtà, ripeto, dà molte più informazioni. A cominciare, per esempio, se ne vuoi parlare un attimo, sì, così c'è tempo, il fatto stesso che in inglese c'è, in italiano si perde un po', all'inizio a un certo punto viene detto 1 milione di anni, che è la frase di esordio, che crea una specie di collocazione temporale. La traduzione italiana, il doppiaggio del film, introduce il concetto di fa, cioè 1 milione di anni fa, interpretandolo in un senso cronologico. Questo non solo non rispecchia l'ambito inglese, ma addirittura non rispecchia anche alcune traduzioni che sono state fatte in inglese, perché in realtà è 1 milione di anni, punto. Il concetto di cronologico non c'entra niente, perché parafrasando e allacciandoci a tutta una serie di altre informazioni della letteratura egizia, si intende una misura di spazio, ed è una misura di spazio abbinata a un tempo. Quindi il concetto di spazio-tempo, che sembra un concetto assolutamente moderno e recente, in realtà è estremamente antico, e lì ne troviamo un aspetto, perché dopo aver detto subito dopo 1 milione di anni, quello che non viene assolutamente mai tradotto nella misura giusta è che troviamo la preposizione della bocca, che è fonetizzata come R, che vuol dire in direzione di, verso, e poi c'è una parola che è kebu, che vuol dire una collocazione di uno spazio profondo, perché gli egizi, come molti altri popoli, avevano una netta diversificazione linguistica nei vari concetti di cielo. C'era un cielo sopra la terra, vicino, c'era un cielo a media distanza e c'era un cielo molto lontano. La parola usata, che è kebu, significa spazio profondo, spazio dove c'è una forte componente acquosa, acquatica, tant'è vero che infatti c'è uno dei simboli che è un'anfora che getta acqua. Quindi vuol dire 1 milione di anni in direzione dello spazio profondo, e già da queste prime parole abbiamo tutto un ribaltamento del corretto appoggio funzionale a quella frase. I cosiddetti anni luce, giusto? La distanza. Esatto, 1 milione di anni verso lo spazio profondo. Poi continua, visto che ci siamo, che abbiamo iniziato questa cosa, e allora continuiamo dicendo che sempre nella prima parte, che non viene mai tradotta né bene né male, viene ignorata, viene detto che c'era un luogo che viene tradotto, e originariamente Jackson la lascia invariata come cielo, ma in realtà subito sotto c'è il geroglifico di terra, ed è un geroglifico di terra di tipo straniero, quindi vuol dire una terra non egizia. Quindi c'era un luogo con un monito di terra, con il cielo sovrastante, e guarda caso ben inteso è un PET, cioè è il cielo sopra la terra. Il triangolino col cerchietto, lo dico così magari il nostro Manuel ce lo può anche mettere in grafica. Il famoso simbolo che poi al ritorno non trovava, no? Sì. Quindi troviamo questo che dice 1 milione di anni in direzione dello spazio profondo c'era un luogo solido munito di terra e di cielo sovrastante, e Ra, il dio, dentro il suo disco, cioè Em Aton, che è una frase fatta che vuol dire quasi a significare che il dio Ra, ecco, esatto, questo è il simbolo del terra.
Quindi Ra dentro il suo disco luminoso, quando, e poi dice una serie di cose che praticamente poi nel film si avverano in sequenza una dietro l'altra, ma logicamente questo lo si può comprendere se fosse stata tradotta nel modo corretto. Gli spettatori non si sarebbero sorpresi di trovare un pianeta abitato con aria respirabile, munito di una certa funzione nel deserto, con la pietra, diciamo con la piramide che è afferente a un tempio, con tutti questi eredi degli antichi egizi che erano chiamati ad estrarre questo minerale che questo Ra riteneva molto importante, e praticamente già in quella frase c'è un terzo, se non più di metà del film. Quindi se fosse stata tradotta bene, gli spettatori non si sarebbero impressionati con un grosso impatto ed enfasi emotiva di quello che avrebbero trovato nel corso della visione, perché c'era già scritto nella frase. Io chiedo anche al nostro regista, mentre noi parliamo, perché vedo un sacco di affinità con i Sumeri, con Sitchin, con questi bassorilievi e quindi questo disco con le personcine sopra, quindi chissà se troviamo anche questo bassorilievo, perché ci vedo proprio dell'affinità, quindi sia nell'estrarre risorse, arrivano sui dischi, e sono molto Sitchin, molto Anunnaki, molto Sumeri. Sì, tra l'altro una cosa molto interessante che evidenzia, perché alcuni si sono anche posti la domanda, ma l'egittologo Stuart Tyson Smith, questa frase, questa locuzione, se l'è inventata totalmente o ha preso qualche spunto da frasi esistenti in altri testi? E questa è una domanda aperta, perché tecnicamente non esistono, ma non si può escludere che non ci possano essere, perché se vediamo la parte finale della frase, con questo poi chiudiamo l'argomento, viene detto proprio che lo stesso Dio Ra ha chiuso, cioè ha bloccato il collegamento, e la frase egizia dice della nostra porta, delle sue porte delle stelle. Quindi quando noi sappiamo che il film Stargate, probabilmente già nell'approccio e nel concetto degli sceneggiatori, aveva per logica conclusione la serie televisiva Stargate SG-1, in cui faceva vedere che con questa specie di disco combinatorio su cui si appoggiava le mani si potevano creare delle nuove coordinate stellari, e di Stargate non ce n'era solo quello del film, ma ce n'erano molti altri, come evidenziato dalla serie SG-1 in 7 episodi, in 7 diciamo gruppi di episodi. Perché come stare di fronte a un telefono, se si capisce la combinazione si può. Esatto, cioè lui dice nella frase che il dio Ra, irato da queste condizioni, di questa ribellione che avevano fatto gli egizi sulla terra, ha chiuso la nostra porta delle sue porte delle stelle. Quindi anche lì addirittura nell'iscrizione c'è anche un approccio sulla serie televisiva di telefilm dopo il film, quindi più di così non si può quasi creare. Mi ha colpito parlando, intanto vediamolo, perché mentre noi parlavamo il buon Manuel ha trovato proprio esattamente questo, volevo far vedere, vedete che c'è in alto quasi a destra questo disco con le personcine sopra, qualcuno qua, ecco è proprio quello, quindi sembra molto, ricorda molto quello di cui abbiamo parlato. Fermi immagine, ti posso dire che siccome non ho scritto niente in questo senso, ma ho letto molto della letteratura di Sicile, noi vediamo all'estrema sinistra in alto dove ci sono quei 6 pallini disposti su 2 colonne, no? Cioè 2 linee, di cui poi ce n'è una a metà strada fra le due. Quella è una localizzazione delle Pleiadi indicata dai Sumeri come le 7 stelle. Se noi vediamo invece all'estrema destra, sotto quella specie di quarto di luna in posizione coricata, dove c'è l'emblema del disco solare, che per tutti i popoli della Mesopotamia rappresentava una localizzazione, un'espressione della divinità. Ebbene, questa immagine sembrerebbe quasi far pensare che il luogo, o quantomeno gli dei dei Sumeri, fossero collocati, e questo è frequentissimo in tutti i cilindri sumeri che vediamo, a destra, cioè ad est, se noi guardiamo il cielo verso nord, un pochino più in alto, un pochino più in basso delle Pleiadi. E questa cosa non solo è riverberata dalle conoscenze degli ebrei, ma addirittura riverberata da quella degli egizi. Cioè c'era qualcosa che loro connettevano agli dei posta ad est, nord-est, cioè o sud-est delle Pleiadi. E questo di nuovo sbalorditivo,
perché questa cosa, ripeto, è confermata da conoscenze fatte con molta attenzione dagli ebrei, dagli egizi e dai sumeri. E poi lo vedremo anche magari con Baccarini, che anche tu conosci, con i Loka dell'antica India, e anche lì danno anche lì sono molto specifici, perché noi giochiamo con molta fantasia, però guarda caso queste fantasie ricorrono nello spazio e nel tempo e sono molto precisi anche nel dire Esatto. dove esattamente tutti Baccarini, collocano le cose. che ha visionato ed è diventato uno dei suoi elementi cardine nelle sue ricerche, lo studio di David Davenport, che ha studiato tutte le conoscenze astronomiche dei Deva, cioè degli dei degli Indù, e fa vedere che è riuscito a identificare un Viman Passage, cioè un passaggio per i Vimana. Cosa sono i Vimana? Sono i veicoli celesti usati dai Deva per spostarsi sia sopra la Terra sia anche nel cielo. Ebbene, guarda caso, questo Viman Passage, ce ne sono due in tutta la volta dell'emisfero, e uno di questi, guarda caso, è ad est delle Pleiadi. E anche questa è un'altra circostanza sbalorditiva. Bene, le Pleiadi, fra l'altro il nostro regista ha preparato sia una foto che andiamo a vedere, quindi le cosiddette sette sorelle, le andiamo un po' a vedere per chi fosse magari anche appassionato di astronomia, eccolo qua, e poi vediamo, ma lo andremo a vedere, i Vimana, ecco, poi avremo anche modo di parlare di quali Vimana sono fatti invece per volare, quali invece, come hai detto, come hai anticipato anche tu, servono proprio per volare nello spazio, quindi in base a dove si deve andare, sono dei mezzi di trasporto molto specifici. Proseguiamo, perché mi voglio collegare con le conoscenze invece astrofisiche, quindi guarda, arriviamo quasi alla fisica quantistica, all'astrofisica, perché riprendendo l'immagine dello Stargate, nel film lo si vede bene, ma anche questo lo sceneggiatore l'ha preso in prestito, ma andiamolo a vedere. Vedete questo plasma, ed è anche visto bene nel film, perché quindi il plasma proprio all'interno dello Stargate, quando è in funzione, lo si evince anche nel trailer, dove ci mette anche un po' ad adattarsi. Guarda il nostro Manuel, che bravo, che ci fa vedere esattamente il punto, eccolo qua, in cui si deve adattare, quindi prima troppo a destra, troppo all'interno, poi troppo verso l'esterno. Questo plasma ha è riconoscibile in quale teoria astrofisica? Beh, sicuramente la teoria dei wormholes ha alla base qualcosa di interessante e di ripercorribile anche in questo senso. Ma una cosa interessante che vedremo teoricamente in qualche immagine successiva a questi fenomeni ed è un'immagine tipica, perché è stata usata nelle riprese più volte anche come trailer personalizzati del film, quando dapprima viene inviata la sonda che si affaccia proprio in questo ambito plasmatico di questo diaframma. Ma un'immagine molto bella è che quando Jackson, dopo che sono passati tutti il gruppo dei Marines che hanno avviato la loro missione, e ha la parte del suo viso esattamente perfetto, che è parte ancora al di qua della Terra, mentre, come vediamo perfettamente in questo ambito, parte del suo viso è già oltre. Lui poi, vediamo successivamente, mette anche le mani all'interno di questo, e qui è già partito. E qua è partito. Ecco, stoppiamoci un attimo a quando è partito, perché anche qui voglio parlarne insieme a te. Perché come a un certo punto, passando il baricentro, si apre proprio questo serpentone, tu l'hai chiamato, questo Stargate, che si vede proprio l'immagine delle stelle, che quindi si fa vedere una velocità elevata in cui lo spazio probabilmente si curva, questo ce lo aggiungo io, e andiamo a vedere una velocità che è un percorso stile serpentone. Questo percorso stile serpentone lo ritroviamo, e quindi magari io mi rivolgo alle nuove generazioni che questo film è degli anni 90 se non sbaglio, magari non l'hanno visto, ma vi faccio vedere molto più recentemente. Andiamo a vedere quindi nell'anime, nel cartone animato, che nasce ovviamente da un fumetto di Akira Toriyama, il serpentone di Goku che deve percorrere, quindi anche lì ci trovo delle affinità, dove lui passa da un mondo all'altro grazie a questo serpentone, anche qui inteso come al di là, quindi lui appena morto fa questo serpentone. E poi più recente, per gli amanti della Marvel, il Bifrost, Thor, che usa, eccolo qua, questo serpentone di luce, guarda caso molto simile anche questo, quindi una sorta di modo per muoversi.
qui ti dico, non so quanti argomenti hai opportunamente tirato fuori perché sono bellissimi. Allora, finisco un attimo su quello che avevo accennato al discorso delle mani e della faccia che sembrano al di là dello Stargate e altre parti invece sono al di qua. Ci sono dei testi della letteratura egizia che dicono che in un certo particolare momento, che sembra quasi essere frisato, bloccato, viene detto che il dio Ra, in un certo preciso momento, ha la sua fronte, la sua parte anteriore in un luogo del cielo e la sua parte posteriore o la sua coda in un altro luogo del cielo. Questa affermazione apparentemente paradossale, però trova in quel fotogramma del film Stargate una piena localizzazione, perché la sua faccia in quel momento, che ha oltrepassato la barriera di plasma, è come se già non appartenesse più alla Terra, e quindi la sua parte anteriore è proiettata in un altro spazio-tempo, la sua parte posteriore è ancora sulla Terra. E tu hai citato molto opportunamente, e vediamo infatti anche le immagini delle mani che lui se le guarda, vedi, con questa espressione quasi un po' stupita e un po' piacevolmente divertita. Hai citato il Bifrost. Il Bifrost rientra in quelle localizzazioni di questo ponte, di questo luogo che consente questo varco nello spazio-tempo, che guarda caso è abbinato a una costellazione che è quella dell'Ariete, abbinata anche al tema del Gullinkam, che sarebbe il gallo che è abbinato a essere custode di questo Bifrost nella mitologia dell'Edda, della mitologia norvegese, che è un ponte tra la terra e il mondo, in questo caso degli asi, delle divinità nordiche, che guarda caso dal punto di arrivo celeste non troppo distante dalla costellazione dell'Ariete in direzione di quella del Toro. Ma guarda che combinazione, per l'ennesima volta abbiamo una dimostrazione di come svariati tipi di mitologie e di svariate epoche correlate a un luogo del cielo trovano incredibili e inaspettate conferme. Tutti lì, quindi c'è un bel via vai, quindi per dire che lo spazio è immenso, ma una porzione di spazio è molto collegata alla storia terrestre. Concludiamo questa cosa del serpentone, è che se noi guardiamo sia come viene rappresentato all'interno di questi effetti speciali del film Stargate, sia anche come viene raffigurato nell'altro film dell'epoca parallelo a Stargate, che è Contact, che ha una descrizione molto simile di come questo possiamo vedere, sembra essere la descrizione di un viaggio attraverso la pelle o diciamo le coste, il sistema dello sviluppo del serpente stesso, del corpo del serpente, che ha degli assetti particolari. E guarda caso, se noi vediamo come l'astrofisica in 3, 4, 5, 6 parametri, non totalizzati 6, descrive in maniera molto stringata, molto semplice, in maniera sequenziale le caratteristiche che ha un wormhole, noi vediamo che ci sono negli antichi testi egizi dei riferimenti a gruppi di 2 e 3 che ripropongono pari pari questo sistema, cioè un decorso, un passaggio attraverso il corpo di un andamento molto tortuoso che sembra molto simile a quello di un serpente, e noi troviamo tantissimi riferimenti a un serpente di tipo cosmico che si chiama Mehen, che è abbinato in tantissimi riferimenti simbolici, per esempio al concetto del tempo, perché noi di serpente Mehen abbiamo 3 raffigurazioni: una raffigurazione lineare, una raffigurazione circolare antesignana dell'Uroboros, cioè del serpente che si morde la coda, o una raffigurazione a spirale. E guarda caso questo serpente Mehen, come abbiamo detto, ha delle affinità, perché il tempo gli egizi lo dividevano in un tempo circolare che chiamavano con un nome, un tempo lineare che lo chiamavano con un altro, ed ecco appunto il Mehen. Questo è il gioco del Mehen, che è stato trovato in antiche tombe. Sembrava almeno inizialmente un gioco apparentemente molto simile al gioco dell'oca. Innanzitutto, infatti, sembra che sia uno dei progenitori del gioco dell'oca, ma ha delle valenze cosmiche, perché si parte dall'esterno, si arriva piano piano con un decorso verso il centro e si torna indietro lanciando una specie di dado. E il vincitore vince chi entra e chi esce. E guarda caso, sulla coda del serpente abbiamo una raffigurazione sul bordo stesso, sul diaframma
dello spessore, la testa di un'oca o di un'anatra. E guarda caso la costellazione dell'Ariete all'interno delle conoscenze egizie era raffigurata come un'oca che loro chiamavano APD, Aped, e che guarda caso è situato all'interno, e dicevano antichi testi che il faraone stesso, associato alla barca degli dei come ospite onorario a cui si faceva l'onore di entrarci dentro, entrava dentro questo con un percorso abbastanza impegnativo, tant'è vero che gli si veniva chiesto come è andato il viaggio? Lui diceva sono arrivato, sono contento, come dire, insomma non è stata proprio una passeggiata. Veniva descritto che si vedeva una luce davanti e un buio dietro, se si volgeva, che il decorso era estremamente tortuoso, alternato a dei momenti con delle curve, con delle situazioni, e che in altri punti, sempre io vi faccio la somma logicamente, sì, ma ne teniamo frammentari, una cosa in informazione qui, in informazione là, che serviva per raggiungere un territorio celeste lontano. Quindi tutte il famoso queste Leolam. Leolam, sì, Leolam è un qualcosa, è una frase fatta, Leolam, che abbiamo visto con Biglino, che nel linguaggio comune è diventato per sempre, cioè le è la preposizione ebraica che vuol dire per, e olam è sempre. In realtà è, forse l'avete già estrinsecato molto bene con Biglino, olam è un qualche cosa che è non conosciuto, non visto, ignoto. Però se noi guardiamo tutta la letteratura ebraica extra biblica, olam è un luogo, e questo luogo viene tradotto come un mondo, il mondo attuale, il mondo che verrà, il mondo della riparazione, il mondo della correzione, è un mondo non visto, non conosciuto. Quindi l'Eolam potrebbe essere un qualche cosa che invia verso un mondo non conosciuto. Quindi anche qui le simologie del serpente Mehen in cui si viaggia attraverso si sposano benissimo con il film Stargate, con questo viaggio che decorre in questo andamento tortuoso e che finisce in un altro luogo, in un altro spazio-tempo. Luogo in cui guarda caso c'è una dittatura, in cui guarda caso poi c'è un popolo che insorge e alla fine ottiene la sua libertà. E qui vado citando Adam Khan, coincidenze, no scherzo, però sembra un po' attuale come politica. Però proseguiamo, perché domanda secca: quanti anni hanno le piramidi? Allora, le piramidi in generale, mi piace questa domanda perché già me la fanno parecchi, ho fatto qualche piccola, piccola conferenzina, più piccolo quantomeno approfondimento. Una domanda così brusca finisce necessariamente per essere parziale, perché non è che uno dei concetti che si è stato visto sempre dai cosiddetti visione egittologica, Zahi Hawass per intenderci, quelli che parlano di una visione atlantidea, cioè una civiltà molto avanzata tecnologicamente ma che è stata estinta e quindi le loro conoscenze si sono perse, oppure la questione degli alieni, prevedono sempre che le piramidi siano state costruite dall'inizio secondo un progetto che secondo Boval ha una certa cronologia e secondo altri però è molto più antica, in una certa epoca, e non si è arrestato il progetto e il processo stesso di costruzione finché non sia finita. In realtà la situazione, e ce lo confermano benissimo, ripeto, in maniera molto approfondita le fonti greche, che vengono guarda caso ostracizzate e considerate molto male dalla classe egittologica per problemi un po' di dettaglio sull'andamento cronologico citato dalle fonti greche stesse, ci dicono che la piramide è stata costruita in epoche diverse, i testi parlano di 2 ma non si può escludere che siano 3, con materiali diversi, da persone diverse, con tecnologie diverse. Quindi quando il buon Zahi Hawass si addolta molto e dice le piramidi le hanno costruite gli egizi, possiamo dire che a livello di percentuale potrebbe essere che un 80-85% della piramide è vero che l'hanno costruita gli egizi, ma è altrettanto vero che i locali interni della Camera del Re, soprattutto quelle della regina, quasi sicuramente gli egizi non l'hanno costruita. E chi l'ha costruita? Rientriamo sul discorso della duplice A che io ho detto prima, Atlantidei o alieni, perché la gestione di blocchi di granito che pesano dalle 28 alle 70 tonnellate non è assolutamente gestibile da parte di esseri umani.
si è in possesso di una tecnologia avanzata, potrebbe anche essere, ma sicuramente non quelli che erano già sull'ambito degli antichi egizi. Quindi il discorso è il nucleo iniziale della piramide, quanto risale? Dico molto molto antico. Il quanto potrebbero essere svariati tipi di date, sicuramente molto più antico di quello che dicono gli egittologi. Abbiamo le conferme dalle fonti greche e anche dalle datazioni al radiocarbonio che parlano di una successiva ampliamento e costruzione in un'epoca che potremmo far risalire al 3500 a.C. e quindi se teniamo conto che le fonti egittologiche ci dicono che le piramidi sono state costruite nel 2500, quindi sono già 1000 anni in anticipo. E poi una costruzione finale che gli ha dato l'assetto definitivo in un'epoca relativamente vicina a noi, intorno circa al 1060, 1080, 1100 a.C. L'epoca di costruzione dei locali interni sicuramente non è facile stabilirla. Secondo me almeno hanno 10.000 anni questa porte qui, ma potrebbero essere anche prima. Però, ripeto, un approccio che è sicuramente un po' innovativo, e non è la solita situazione del compromesso della serie, chi l'ha costruito, quando l'hanno costruita. La piramide è stata costruita ed ampliata e ristrutturata in tempi diversi. Quindi il discorso è gestibile in quell'ambito. 10.000 anni è una data che non hai buttato proprio lì, nel senso che c'è qualcosa che è accaduto 10.000 anni fa, ripreso da tutte le civiltà e tutte le teorie, e quindi è una data in cui invito anche i nostri amici a casa ad approfondire, perché meriterebbe 10.000 a.C. potrebbe essere il titolo di una puntata specifica di un'ora, perché ne sono accadute di belle. Ma 10.000 anni per riadattarmi al ottimo lavoro di ricerca che ha fatto Roberto Boval. È chiaro che poi quando mi chiedono anche se la teoria di Boval risponda al 100% alla realtà, dico effettivamente qualche piccola situazione marginale scricchiola un po', però il nucleo principale direi che è molto efficace, e lui stesso cita una data che oscilla tra il 10.500 e il 10.800. Ma ripeto, questo solo per i locali interni. La costruzione successiva è più tarda. Mi voglio ricollegare, visto che l'abbiamo citato, Zawaz, facciamo vedere anche la foto, e fra l'altro compare un po' in tutte le più grandi trasmissioni a livello nazionale che parlano di Egitto, c'è sempre lui, ma è una figura un po' controversa la sua, nel senso che qua riporto, io non l'ho mai conosciuto personalmente, ma riporto amici ricercatori che hanno avuto a che fare con lui, che pare che, usando un eufemismo, non sia una persona trasparentissima o priva di interessi nel portare avanti alcune teorie o alcuni dogmi. Sicuramente è molto mediatico in questo senso, cerca di monetizzare, tesaurizzare buona parte di quello che organismi tipo National Geographic o altre, diciamo, emittenti di prestigio cerchino di fare dei documentari sull'antico Egitto, e spesso ha, diciamo, la volontà di propagandare come scoperte recentissime alcuni ritrovamenti che datano a 15, 20, 25, 30 anni prima, ma non sono stati molto diffusi a livello della comunità, diciamo, divulgativa sull'ambito egizio. Gli egittologi ben la conoscono. Tra l'altro, ebbene, questo aspetto ha un po' questo atteggiamento un po' caratteriale, un po' pieno di sé, un po' brusco, un po' così enfatico, e diciamo queste cose lasciano un po' interdetti sull'attendibilità scientifica di quello che dice e di quello che propugna. Anche perché, buttandola lì in chiacchiere da bar fra amici, facciamo finta di essere solo io e te, pare che dietro l'auto mancia in realtà poi lui qualcosa di più interessante lo faccia vedere a chi si propone. Ecco. Interessante. Beh, torniamo a noi, perché quindi abbiamo citato le stanze interne, io mi collego a braccio. Fra l'altro interessante, quindi Zawaz ha avuto a che dire proprio con Elon Musk, perché un bel giorno, fra l'altro il 31 luglio 2020, se ne esce con questo tweet che tradotto è: gli alieni hanno costruito le piramidi, ovviamente. Quindi se ne è uscito un po' così, e poi parla di alieni come Ramses II, ovviamente è alieno, e poi è un po' ha cambiato informazioni per dire che la grande piramide è stata costruita 3800 anni fa,
e poi cita articoli della BBC, però anche uno come Elon Musk, a cui abbiamo dedicato anche una puntata, quindi vi invito poi, anzi rimando sui social, perché le nostre puntate vanno sia in televisione ma poi le trovate riproposte su Spotify, su YouTube, su Facebook, insomma sono disponibili e potete anche andare a cercare la puntata dedicata a Elon Musk. Che idea ti sei fatto un po' tu di questa diatriba? Ma c'è un po' una certa tendenza a voler trovare la connessione aliena anche a volte dove non ci sono troppe evidenze. E ripeto, parlare di 3800 anni fa è come dire, è una data che abbiamo visto essere purtroppo vicina, perché se calcoliamo quello che le fonti greche ci dicono del 3500 a.C. e ci aggiungiamo i 2000 anni in cui siamo in questa epoca, otteniamo una data che sia di 5500, e questi sono dati certificati. Quindi diciamo è un po' difficile trovare una spiegazione su questo tipo di affermazioni un po' così lapidarie, perché quando si parla di piramidi il possibilismo e il condizionale è d'obbligo. Come ho detto prima, alcuni luoghi all'interno della piramide sono fortemente sospetti per essere opera non umana, non come lo diciamo chiaramente. Però ripeto, quasi per essere spocchiosamente ripetitivo, la piramide è stata costruita in epoche diverse e quindi la diatriba egizi, atlantidei o alieni non si può risolvere con un colpo di spugna tipo è vero questo e sono sbagliate le altre due, perché probabilmente degli elementi comuni e sospetti in certi ambiti ci sono. Però comunque rileva un certo interesse di Elon Musk sul mondo dell'antico Egitto, e chissà se magari qualche suo progetto di cui potete trovare traccia ovunque possa essere ricollegato ad alcune teorie che arrivano di lì. Anche perché mi ributto a bomba sul film, ma questo sarcofago con questa figura che rappresenta il faraone, che in realtà si mantiene giovane molto più a lungo facendo delle operazioni che hanno a che fare con questi sarcofagi misteriosi, troviamo delle teorie vagamente simili altrove? Ma guarda, nell'ambito egizio ti posso dire che ci sono in alcuni testi che fanno parte tra l'altro di testi codificati, perché può sembrare strano che per gente che ha già delle difficoltà a capire i geroglifici normali, che sembrano abbastanza un po' di nicchia nella comprensione, in realtà ci sono dei testi che sono sottoposti a codifica, cioè che non devono essere stati fatti trapelare e che quindi se non si possiede il sistema di decodifica, questi testi restano ermetici. E gli stessi egittologi hanno avanzato delle ipotesi per questo. Ebbene, ci sono dei riferimenti su una specie di camera di annichilazione nella letteratura in cui il corpo di Ra e di Osiride subiva delle trasformazioni per poter essere rigenerato a nuova vita. Quindi è un qualche cosa che è abbastanza significativo di un possibile collegamento. È chiaro che il film trova l'accesso scientifico, tecnologico, mentre invece il testo si limita a un qualche cosa di magico, ma noi sappiamo che la scienza, per chi non è in grado di recepirla, ha qualcosa di magico. Se noi poi assimiliamo anche la possibilità di vedere nella questa rigenerazione dei corpi un qualche cosa che ha a che fare con un cambiamento, un ringiovanimento, noi vediamo, e questa è un'altra cosa molto strana che potrebbe trovare qualche addentellato anche in astrofisica, è che veniva detto che quando iniziava il viaggio che facevano gli dei all'interno di questi condotti, di cui non abbiamo ancora peraltro detto il nome, che è un po' non la scoperta, l'analisi che sono riuscito a fare, più forse significativa del mio lavoro, veniva detto che entravano gli dei, erano vecchi, coi capelli bianchi, con la pelle cadente, e facendo questo viaggio ne uscivano alla fine ringiovaniti, con il corpo in migliori condizioni rispetto a quando erano partiti. È chiaro che qui non siamo in condizioni di poter dire concretamente come succedeva questo, però è chiaro che il film ribadisce un altro aggancio simbolico e subliminale a una qualche cosa che ha forti radici nel background culturale degli antichi egizi, cioè la possibilità che il corpo possa ringiovanire o rinnovarsi.
E quindi facendo poi una domanda, quindi in questo sarcofago, magari tra alcune teorie, qualcosa si poteva staccare per essere poi magari trasferita, e mi voglio riferire a quello che è il libro dei morti dell'antico Egitto, di cui tu ampiamente hai parlato, dove si fanno diverse classificazioni fra il Ka, il Ba e l'Ak, che vorrei che tu ci riassumessi in parole proprio facili, facili, facili. Allora, il Ka è connesso alla fisicità del corpo, cioè se il sangue scorre, se il cuore batte, se i muscoli hanno forza, è il Ka, l'energia vitale, la forza del soggetto stesso. Il Ba è un assetto più connesso con una dimensione spirituale, potremmo definirla come anima. Anche se, devo dire questo anche in italiano, la differenza che c'è tra anima e spirito, gli stessi teologi a volte fanno un po' fatica nel riconoscerlo, non è semplicissimo, perché alcuni riferiscono alcune caratteristiche all'anima, altre allo spirito. In realtà potrebbe essere un qualche cosa che è connesso con una dimensione spirituale, ma ancora relativamente connessa con il corpo stesso, perché noi sappiamo per esempio che in raffigurazioni della tomba, di quando era stato messo il corpo del defunto all'interno del sarcofago della tomba, noi vediamo il suo Ba rappresentato da un uccello che ancora e che svolazza nei pressi della tomba. Infatti alcuni dicevano che per 3, 4, 5 giorni, sicuramente forse esteso una settimana, il Ba era ancora nei pressi della tomba vicino al sarcofago stesso, quindi diciamo un'anima abbastanza ancora legata al corpo, anche se chiaramente se il corpo è in vita c'è l'Ak e il Ba, se il corpo è morto il Ka non c'è più, ma il Bas. Il concetto di Ak, di spirito, è identificato invece con uno qualche cosa che è connesso con una dimensione da spirito iniziato, da anima di grande livello, che per un grosso periodo della storia egizia era limitato soltanto a persone di grande carisma, di grande qualità, che erano quindi passate, diciamo così, a un livello vibrazionale di maggiore entità, e che poi in seguito alla proletarizzazione di tanti concetti teologici che si sono venuti a creare in Egitto dopo il nuovo regno e poi anche dopo il periodo ramesside, veniva fuori che Ak si poteva avere anche a persone che avevano subito dei rituali di iniziazione e quindi avevano elevato il valore del loro Ba, cioè della loro anima, ed erano diventati spiriti più importanti. È chiaro che questa triplice separazione, Ak, spirito elevato, Ba, anima relativamente vicina al corpo, e Ka, fluido di energia vitale, è un qualche cosa che fa capire quanto fosse avanzato e complessa la conoscenza egizia riferita a questi aspetti che noi stessi, sia in ambito teologico, sia esso cristiano, sia esso di altri credi, facciamo fatica a identificare. I cosiddetti corpi sottili della scuola esoterica. Esatto. Vedo delle assonanze tra il Ka, il C, la forza vitale, e per gli amanti un po' così dei film di fantascienza, la forza dei Jedi. Sì, potrebbe essere esatto. accumulata. Sì, la forza fa parte di un concetto, e mi fa più molto piacere questa domanda perché sembriamo quasi che l'abbiamo preparata e invece vengono assolutamente spontanee. Il concetto di forza, una forza cosmica, una forza dell'energia dell'universo, rispecchia molto per gli egizi, anche qui troviamo delle connessioni, col concetto della dea Ma'at, la dea dell'armonia, la dea del cosmo, abbinato a certi aspetti di equilibrio ad altissimo livello, di cui noi sappiamo che gli egizi avevano questo concetto che come sopra così sotto, cioè come dal macrocosmo si potesse, dell'universo, le sfere superiori, si potesse passare al microcosmo per ritornare di nuovo al macrocosmo. Questo concetto di Ma'at, di equilibrio, di armonia, per gli egizi era assolutamente prioritario ed era una cosa estremamente importante, connessa quasi con il loro modo di essere. Questo termine, devo dire un po' superficialmente e banalmente, viene a volte tradotto come giustizia. In realtà è assolutamente una traduzione di questo tipo un po' banalizzante, perché la giustizia è qualcosa di umano, ma se si commette
un oltraggio alla natura stessa o si commette un omicidio, è chiaro che si va sottoposti alla giustizia, ma si altera quella che è l'armonia del cosmo, quindi ci si mette contro Ma'at. Il karma, la butto lì, il karma. Karma. Quando infatti c'era la pesatura del corpo, dell'anima del defunto che troviamo raffigurato, in cui c'è il tribunale di Osiride con i 42 giudici che sono presenti di fronte alle domande che verranno poi fatte al defunto stesso, noi vediamo che sulla bilancia, fatta proprio come una stadera con i due piatti, una a sinistra e una a destra, da una parte c'era il cuore del defunto e esattamente, opportunamente, dall'altra c'era, come possiamo vedere in questo caso a destra, dove c'era la piuma. In questo caso a volte io vedo delle traduzioni un po' anche lì con un'impronta lievemente superficiale, perché dicono che per poter andare avanti e superare il mondo dei morti, avere l'avanzamento delle varie soglie successive, il cuore del defunto doveva essere più leggero di una piuma. Questa cosa, che ha un assetto molto spirituale, è assolutamente aliena dalla mentalità egizia, che era molto attenta ai fenomeni della natura, perché degli assetti logici e cognitivi mentali sapevano benissimo gli egizi che una piuma di struzzo, perché quella è una piuma di struzzo che è l'emblema della dea Ma'at, pesa sicuramente e indiscutibilmente molto meno di un cuore. Ma in realtà la piuma era il simbolo della dea Ma'at, come se sul piatto di quella bilancia ci fosse tutta la dea Ma'at, di cui la piuma era il suo simbolo. Quindi voleva dire che se il cuore è rimasto a rispettare le leggi dell'armonia del cosmo e dell'universo, il soggetto poteva andare avanti ed essere ritenuto in grado di poter avanzare e di avere il cuore cosiddetto puro. Quindi è un'ennesima dimostrazione di come il concetto della la forza che sia con te, potremmo parafrasarlo in ambito egizio, che Ma'at, che l'armonia del cosmo sia con te. Esatto, in questo vediamo sia la piuma che come è scritto la dea Ma'at. In questo caso l'iscrizione geroglifica si legge da sinistra verso destra. Molto bene, torniamo a bomba su un simbolo che di solito attrae molti, anche chi magari con l'antico Egitto non ha avuto a che fare, che è il cosiddetto occhio di Ra. È un simbolo che spesso si vede tatuato, e alla domanda, io faccio spesso questa domanda quando lo vedo tatuato, quando lo vedo in qualche disegno che qualcuno conserva: tu sai perché hai questo simbolo? E molti dicono: non lo so, mi piace, so che c'è tutta una filosofia, ma a me attrae. E quindi sì, parto da te questa domanda: perché attrae così tanto? Sicuramente, diciamo questo senza tirare fuori i discorsi di memoria akashica di altre discipline, è un qualche cosa di subliminale, di un qualche cosa che riguarda delle conoscenze, dei modi di essere molto ancestrali, molto legati al nostro essere primitivo. Quindi l'occhio di Ra è molto bello. Noi sappiamo che aveva anche delle valenze algebrico-matematiche, perché ognuna di quelle componenti dell'immagine che abbiamo visto prima veniva, diciamo, applicata a dei valori frazionari rispetto all'unità. E noi sappiamo che se mettiamo un mezzo, un quarto, un ottavo, un sedicesimo, alla fine tutti concorrono come elementi separati per diventare un tutt'uno connesso con l'unità del soggetto, l'unità della creazione, l'unità della divinità. Ma il concetto, per esempio, noi sappiamo che in Stargate ci sono proprio dei riferimenti a questo monile, di questo medaglione che la dottoressa dà poi a Daniel Jackson, che gli viene strappato dal dio Ra quando è sull'altro pianeta, con un atteggiamento come dire: questo è mio, mi appartiene, glielo strappa, quasi a significare un forte legame col simbolo appunto dell'occhio di Horus. Ma l'occhio di Horus, e qui gli egizi erano molto attenti a quelle che erano dei giochi di parole, è connesso col tema dell'occhio in generale, che ha la valenza geroglifica di creare, fare, il to make e to do dell'ambito inglese per una creazione. E a questo si aggiunge che la creazione, quindi in questo caso una creazione generica di qualsiasi cosa, ma la creazione con la C maiuscola, noi sappiamo che antiche leggende dicono che è l'occhio di Ra che ha fatto delle lacrime, e queste lacrime sono diventate gli uomini, e giocano
gioco di parole tra remt, che è parola geroglifica, e remit, dove le lacrime hanno quasi un simbolo fonetico solo di differenza rispetto agli uomini. Quindi gli uomini sono stati della creazione con un qualche cosa che produce l'occhio, e l'occhio a livello della fisiologia, e quindi vediamo per l'ennesima volta l'assetto pratico di figli osservatori della natura che erano gli egizi, può produrre, l'unica cosa che può fare sono le lacrime, e le lacrime hanno un potere creativo perché diventano uomini. Quindi in questo senso l'occhio di Ra ha una funzione creatrice, oltre che essere un riferimento concreto, e lo vediamo per esempio su molti simboli della tradizione esoterica, non ultima quella massonica, ma anche sposata dall'ambito cristiano. L'occhio è posto al centro del triangolo equilatero, che per tradizioni gnostiche alessandrine diventa con i suoi tre lati connesso al triplice aspetto della divinità, sia in ambito cristiano ma non solo, ripeto, anche di tipo gnostico, e quindi l'occhio all'interno del triangolo equilatero è un'ulteriore ipostasi, è un simbolo della divinità. Quindi l'occhio ha qualche cosa di divino. Io lo voglio, lo voglio collegare, quindi l'occhio nel triangolo, proprio come i vertici del triangolo stesso sono tre, si ricollega, quindi 1, 2, 3, il cosiddetto terzo occhio. E il cosiddetto terzo occhio, chiedo anche il tuo parere su questo, si ricollega anche all'ipofisi, che andiamo anche a vedere la sezione, quindi del cosiddetto terzo occhio, che secerne DMT, questa sostanza che serve proprio per sognare, per viaggiare. Guardiamo anche le assonanze tra i due simboli. Da sinistra vediamo l'occhio di Horus e a destra, proprio o in alto, la sezione di questa ghiandola che viene identificata come terzo occhio. E quindi vorrei anche la tua su questo. La ghiandola è l'epifisi, che è situata poco distante dall'ipofisi, che secerne la melatonina, alla cui base della creazione ci sono delle sostanze che sono precursori delle sostanze, diciamo, che facilitano la visione di esperienze extrasensoriali. Ma se noi vediamo applicazioni pratiche di questo, noi vediamo che nel rituale di intronizzazione, cioè di far sì che il principe ereditario diventi faraone a tutti gli effetti, noi vediamo che come atto di questa cerimonia regale troviamo la divinità che ha in mano l'anker, che noi sappiamo essere quella croce ansata fatta come una croce con un occhiello dove è situato la parte del ramo basso, che normalmente viene usata e tenuta dagli dei in etero egizi dalla parte dell'occhiello in posizione di riposo, di non utilizzo, che in certe circostanze viene invece presa dalla parte bassa, cioè lungo il ramo lungo, e l'occhiello viene indirizzato con un'angolatura che oscilla tra i 15 e i 30 gradi dal basso verso l'alto in direzione del naso. E ci sono antichi testi che dicono che entrava un qualche cosa tramite l'anche, che comunque è vero che è stato trovato, era un attrezzo importante come manifestazione della divinità, perché noi sappiamo che nel 95% dei casi una figura egizia, se ha in mano l'anche, è classificata come divinità, se non ce l'ha è una figura umana. Quindi era un attributo esattamente questo. Noi vediamo quello di sinistra è una divinità, presumibilmente il dio Amun-Ra, quello di destra è il faraone, e noi vediamo questa inclinazione dal basso verso l'alto tenuto per l'angolo, per il corpo lungo, in cui l'occhiello si dirige in posizione centrale, simmetrica tra i due occhi, dal naso. In alcuni testi viene detto che entra virtualmente dalla radice del naso, e io, facendo uno studio di anatomia topografica, ho visto che la direzione presuntiva di questa inclinazione va a colpire o l'ipotalamo o l'epifisi. E noi sappiamo che l'epifisi secerne la melatonina. La melatonina è un ormone dalle incredibili capacità, è un modulatore del sistema immunitario, e in quanto tale è rientrato in alcuni tipi, ecco, questa per esempio credo che venga dalla tomba di Tutankhamon, e quindi vediamo di nuovo l'applicazione. In questo caso è Anubi l'immagine centrale che effettua il trattamento, e invece la dea Iside, o credo Hathor, l'immagine è stata troppo veloce, esatto, sì, quella di destra, che fa lo stesso trattamento sul faraone, quindi è l'oggetto di questo. Ma il trattamento
come abbiamo visto, di questo risultante effetto di questo irraggiamento vibrazionale dell'ANC in questa zona, cioè che ha questo andamento dal basso verso l'alto, più o meno dalla radice del naso e va sopra, crea un qualche cosa, perché sempre vediamo che a seguito di questo irraggiamento compare un'iscrizione geroglifica dall'alto verso il basso, che comincia dall'altezza della vita, più o meno dall'osso sacro, e noi sappiamo quanto l'energia Kundalini, l'energia del fluido vitale, qui ci riallacciamo al discorso dell'Ankh, parte dal basso e sale verso l'alto, quindi come emblema nell'ambito indù della funzionalità e della forza vitale. Questa iscrizione, abbiamo detto, parte a livello dell'osso sacro dietro il faraone e scende verso il basso, e l'iscrizione dice il fluido, è esattamente questa qui che vediamo all'interno del riquadro rosso, e dice il fluido della vita eterna, cioè quantomeno dell'Ankh, cioè della lunga vita, che era quella che era stato usato come metodo, dietro di lui lo rende signore come il Dio Ra. Quindi è un qualche cosa di questo irraggiamento che aveva per bersaglio quasi sicuramente l'epifisi, e ha un effetto che porta un qualche cosa, almeno a livello virtuale, almeno così era nelle prime dinastie, un qualche cosa che fa sì che il corpo del faraone raggiunga un livello vibrazionale più elevato della sua condizione precedente e diventi simile agli dei. Infatti in talune rare immagini troviamo il faraone stesso che, dopo aver subito questo rituale di attivazione dell'epifisi tramite l'Ankh, ha in mano anche lui l'Ankh, cioè è diventato a tutti gli effetti pari agli dei. L'Ankh, che magari molti conoscono come chiave di Iside o chiave della vita, è anche questo pluritatuato, quindi è uno di quei simboli che attrae molto. L'Ankh è stato trovato, dicevo prima, in molti materiali e a scopo rituale, a scopo di abbellimento, scopo estetico, però sembra che in origine il materiale più tipico in cui fosse questo fosse metallico, e nell'80-85% dei casi di rame, che noi sappiamo essere tra l'altro il miglior conduttore che esiste, anche ai tempi nostri. Mi dicono il tempo essere terminato dalla regia, quindi io intanto comincio a ringraziarti per questa puntata che abbiamo fatto insieme. È stato un bel viaggio, e quindi poi sono curioso di sapere anche la tua e cosa hanno pensato i nostri amici da casa. Benissimo, io sono rimasto contentissimo anche della vostra professionalità, della vostra precisione, sia per le domande, che sono state molto molto ficcanti, e sia per la parte iconografica che sembra che sia stata, diciamo, concordata prima, e invece posso assicurare che non lo era, quindi evidenzia l'ennesima grado di professionalità e di professionalità vostra. Grazie mille, perché noi ci teniamo, il format è proprio una chiacchierata, e per mantenerlo naturale, e io ti ringrazio ulteriormente per esserti fidato, perché è che il fatto, io ti dico da dove partiamo ma poi non c'è scaletta, andiamo a braccio, e quindi ci facciamo anche un po' guidare. A volte. Grazie mille Massimo Barbetta, grazie a voi amici da casa che ci avete scelto. Vi invito ad andare poi sui nostri social per vedere, rivedere o ricercare le puntate che vi siete persi: Spotify, YouTube, Facebook, Twitch, insomma siamo un po' ovunque, e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie di essere stati con noi.